and Scale. Perché Start and Scale? Perché vogliamo sottolineare che il nostro impegno non si limita all'apertura di un sito, il nostro obiettivo non è far fare siti, la nostra missione è quella di accompagnare chiunque nella gestione con successo di un negozio e-commerce. Pertanto abbiamo deciso di riunire la nostra community, come da tradizione, invitando i principali esperti della community per tenere workshop, pitch, conferenze durante tutto il corso della giornata in questa sala, nella greenhouse che trovate all'ingresso e nella sala al piano a terreno, e per trattare fondamentalmente tre tipologie di argomenti: e-commerce management, quindi la gestione dell'operatività di un negozio di e-commerce, dai pagamenti alle spedizioni e così via; growth hacking, quindi concentrarsi sull'acquisizione di nuovi clienti e sulla loro retention, per poi approfondire anche i temi più di product development, più tecnici, quindi la costruzione del sito, così come l'ottimizzazione dell'hosting e così via. Tutto ciò ovviamente non sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri sponsor, ai quali va il nostro ringraziamento, quindi a PayPal, AliExpress, iLux, Nexi, OVH e Amazon Pay. Un grande grazie. Ma non vi rubo altro tempo, perché vorrei invitare sul palco il nostro CEO Alexandre Eruimy, che ci illustrerà le novità dal mondo PrestaShop. Vi prego pertanto di accoglierlo con un caloroso applauso. Alexandre Eruimy. Ciao a tutti. Well, so my Italian is very poor, so I will switch to English. I'm sorry for that. But what I want to say is that I am really happy to welcome you here at the annual events that we organize for your community, for PrestaShop community here in Italy. We are happy to gather all of our ecosystem made of merchants, web agencies, developers, and our partners. Our partners to celebrate all the successes from last year and the one to come, your successes. When I was standing here on this stage last year, I had just taken over the leadership of PrestaShop as CEO. If I had already had the chance to meet some of you through my past experience at PrestaShop, I had not yet discovered the full scope and the full power of our ecosystem. It's been now over 1.5 years that I have the chance to lead this adventure with you. All this period of time has enabled me to better know you and also to widen my understanding of what we are achieving together. Over the last 18 months, I have forged some convictions that I would like to share with you. These convictions are based on 3 pillars: trust, fiducia, proximity, crescita, and growth, crescita. And today, I would like to speak about the 3 pillars that are the very heart of my commitment to be in this adventure with you today and tomorrow. Let's start with trust. Trust has been part of PrestaShop DNA since our creation in 2007 as an open source project. We wanted to be even more at the very heart of our relationship, because PrestaShop's strength is its community, a community of 1 million members worldwide, working together to make sure that your most ambitious projects become a success. And you get trust when you are transparent. And last year I made some announcements that I want to remind you and to debrief you on. I told you about international, a better integration of social media, and the adaptation of our software on mobile users. We made real progress on each of these topics developed by PrestaShop or our partners. A more powerful solution with greater robustness provided by the Symphony framework and a facilitated migration. And finally, the launch of PrestaShop Ready,
This product was launched in summer 2018, and a few months ago we paused its commercialization to ensure we can scale it. The latter is on its way to welcome even more new merchants. We'll keep you informed as soon as the new version will be available. Then, we choose to reinforce the transparency even more around the open source project. In this sense, the first roadmap was made public during the past year to facilitate your contributions to the project. And now, and know in advance, its evolution. This increased transparency is already noticeable with a new record of integrated contributions for the 1.7.6 version and the coming of 60 new contributors. Big applause for them. They're working for your software. And we'll keep moving forward because it's by strengthening our bond of trust with you, with all of you, that we will grow together a community. Let's now get to our second pillar, proximity, which is an essential value for us. Proximity towards a common objective, the development of your business. My conviction to help your development is to enable three things for your business. First, digital transformation, or your digital development. How can we help you with the best tools to increase your online sales? Second, your international development. We are relevant here in Italy, but also in France, in Spain, in Mexico, in many countries worldwide. And we want to offer you the ability to be local, to make your customers abroad feels like you can help them, you can deliver your products to them, they can pay with local visas. That's what we are doing with our ecosystem, and that's what I mean by international development and how we can help you for doing so. The last topic is about your financing. How can we give you access to new sources of funding? First, today, you have already access to installments, what we call also split payments. Second, in the short term, we will provide you with short-term loans, merchant cash advance, so that you can finance your inventory, you can finance your marketing campaigns. It's about financing your working capital. And in the long run, we are also working to ensure that you can value your digital assets, your online shop, with your traditional banker, so that you can finance your online development and the development of your activity. And in everyday life, the proximity for us is also to accompany you and listen to your needs, and those of your customers. In fact, over the past 12 months, we've made many changes to our software with the successive launch of the 1.7.4, 1.7.5, and at the beginning of the summer, 1.7.6. We have focused our efforts on the needs of e-merchants, of you, relying on our DNA, open source, personalization, and support of the growth of each one, as well as the efficiency and the robustness that now feature our version 1.7. In addition, we wanted to always be attentive to you on the ground. So we are organizing this year more than 10 events worldwide. Here in Italy, from Rome to Milan today, and in a few weeks to Mexico. And we are developing our presence in Eastern Europe and Latin America, as well as here in Italy, around Luca. And we continue to innovate to better meet your expectations and those of your customers. This is why we have some news for you. New 1.7.6 features, offering an even more optimized experience on mobile, with the development of a new transactional emails and improvements on the theme. More features to improve conversion on your site. For example, the integration of customer reviews, a new display of international prices, or the settings of more effective filters to visualize product categories. And of course, continuous improvements on one key topic, SEO, as what we are doing for each new version. And from a technical point of view, we want to offer you an even more robust solution, a better experience with the codes,
thanks to the work done by our teams, with the Symphony framework, but also with a continuous integration on the software, and by developing daily automated testing. And finally, so we'll continue our international development in different countries through that new version, and the best is to see a video around this new version. As PrestaShop's mission is to help merchants build successful businesses, we dedicate this new version to fit their needs perfectly. Now, ease your onboarding with visual tips in the back office. Improve conversions thanks to a new customer reviews feature. Enjoy a modernly responsive design on transactional emails. Target an international audience through localization optimizations. And that's only a few examples of what we are doing with our fantastic community. With PrestaShop new version, let's make your business a success. And the third pillar is certainly the one that is dearest to all of us: growth, crescita. And by growth I mean the growth and also how PrestaShop could be the catalyst of your growth, of your creativity. And that's why we have named this day with the topic Start and Scale. And growth enabled us to become a leader in Europe and in Latin America, and to be proud that every 4 minutes, a new online store is created on PrestaShop platform in the world. This represents a total of 15 billion euros gross merchant volume generated annually by all merchants using PrestaShop. And we can collectively do a lot more, because your ambition is our ambition. We want to allow any merchant, any entrepreneur to build their success story with PrestaShop. Think about brands which started online, such as Web or Babasuko. Think about large manufacturers, such as Huawei here in Italy, or Decathlon. In more than 20 countries, Decathlon is based on PrestaShop to develop its web developments. And there are also traditional companies willing to offer a digital experience to the customers. I think about Spain, that you know, that has developed a direct consumer strategy to address directly its end consumers. Or MD Web Store. It's a large retailer from southern Italy that have developed its online strategy on PrestaShop. But the story wouldn't be complete without fashion websites. And I want to raise the point about WeBeers. I love beer. And so WeBeers is a subscription website where you can get a few beers every month. And of course, maybe it's not the right place to speak about that, but the store for the SCC Napoli, the Naples Football Club, is on PrestaShop. And that's all about passion. And so all these stories together, collectively, have created a network of 300,000 merchants, distributed in cities, in Milan, Rome, Naples, but also in the countryside, here in Italy, and all over the world. And today, I would like to tell you how much we are happy at PrestaShop with your testimonials, and how proud we are to make your business a success. And so to conclude, I would like to say two things. On one hand, I want to thank PrestaShop teams who, along with our ecosystem, alongside with you, are trying their best day by day to offer the best solutions to you, our merchants. Together they invent every day new solutions, new features that will allow you to succeed in your e-commerce projects tomorrow. I would like us to give them a great applause. And, well, I spoke about growth, but
Business growth is of course our objective, but at PrestaShop we also believe that technology development can only be done responsibly. At PrestaShop it begins with our commitment to do a different e-commerce model, where the merchant and its customers have control of their data. Tomorrow, we'll go further to build a technological approach that is even more respectful of all the players in the e-commerce chain. This is also our responsibility and our specificity as a European digital player. Let's be proud of who we are together. Am I finished? Maybe not. I'd like to wait a bit with you because last but not least, I would like to end my keynote with our latest announcement. I have the pleasure to announce to you the launch of PrestaShop Checkout here in Italy. This solution will be live and ready to use in a few days. It is the first payment platform allowing PrestaShop merchants to easily manage all types of payments: credit cards, PayPal, and all the local payment methods in one single interface within your back office. This platform, launched in partnership with PayPal, offers advanced payment features such as security, reimbursements, fraud, and litigation management at one of the most competitive pricing on the market. I hope you will enjoy this day that we have organized, prepared, and tailored for you, for your growth. Welcome to our PrestaShop Day Milan 2019. Welcome to you guys. Well, now I would like to welcome Michele Simone, Head of Partners SMB at PayPal Italy. He will provide you with further insights and details about PrestaShop Checkouts over a fireside chat with Luca. Michele, Luca, the floor will be yours right after our video. Accomodati Michele. No, vabbè, prima gli ospiti. Eccoci qua. Allora, diamo il benvenuto a Michele Simone, che si occupa delle partnership e dei small and medium business per PayPal. Ti do il slide. Con Michele vogliamo un attimo fare il punto su quello che è la situazione dei pagamenti in Italia, con un particolare riferimento a quella che è l'esperienza utente. Dal tuo punto di vista, dal vostro osservatorio privilegiato, cosa sta emergendo? Allora, grazie innanzitutto per l'invito, è bellissimo essere qui, ho fatto tutte le edizioni del PrestaShop Day Milan e sono stato anche a quello molto interessante fatto a Roma qualche mese fa, quindi ancora grazie ed è un piacere essere qui quest'anno che abbiamo fatto questo bellissimo annuncio insieme. Per quanto riguarda la tua domanda, allora, ci sono varie prospettive. La prima, quella secondo me sempre inequivocabile, data dai numeri, che ci dice che il mercato italiano dei pagamenti, guardando alla preferenza dei consumatori, è ancora estremamente polarizzato e, se vogliamo, anche abbastanza semplice. C'è un 62% dei pagamenti effettuati con le carte di credito, un 33% con PayPal,
quindi PayPal più carte di credito, e da qui anche l'importanza di avere un prodotto come PrestaShop Checkout, coprono insieme il 95% dei pagamenti e quindi del valore del mercato italiano, secondo quelli che sono i dati del Politecnico di Milano rilasciati durante l'ultimo NetCom. Detto questo, e allargando la prospettiva anche all'offline, vediamo come in realtà c'è un forte cambiamento in atto. Vediamo finalmente un processo di digitalizzazione del cash che sta lentamente prendendo piede. In Italia è ancora meno visibile, siamo comunque tuttora un'economia cash based dove 2 transazioni su 3, anzi anche di più, quasi il 70% delle transazioni sono ancora cash based, se prendiamo anche l'offline, però questo è totalmente diverso se si guarda a mercati come Svezia, Danimarca, dove i governi stanno lavorando alacremente affinché fra qualche anno il cash venga completamente eliminato. Quindi ci arriveremo anche noi prima o poi, probabilmente più rapidamente di quanto pensiamo, vista anche la spinta che arriva dalle nuove generazioni che non hanno, diciamo, soprattutto nella fascia degli adolescenti o comunque in generale dei ventenni, un rapporto così dipendente dal cash come le generazioni precedenti. Ultimo commento riguarda anche il cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Devo dire che siamo nell'era delle piattaforme e siamo nell'era del contextual commerce, quindi come business e a prescindere dal settore in cui siamo, è importante essere consapevoli del fatto che non siamo da soli, che siamo all'interno di piattaforme, che i nostri consumatori compreranno mentre stanno navigando, mentre sono sui social, mentre stanno giocando online, e quindi noi che forniamo un po' le infrastrutture come quelle di pagamenti ad esempio, come PrestaShop che fornisce tutto il resto, dobbiamo essere lì presenti, e da qui insomma anche il bisogno di avere uno strumento come PrestaShop. Ottimo. Per quanto riguarda invece l'esperienza utente, vediamo che spesso, anzi sempre, la facilità con la quale si possono effettuare i pagamenti, nonché la fiducia da parte del consumatore nel sistema di pagamento ha un notevole impatto su quello che poi è il conversion rate, la conversione a cui tutti miriamo. Ci puoi condividere dei numeri, qualcosa riguardo un tuo commento rispetto a come facilitate questa attività di conversione? Allora, sicuramente partiamo da un'equazione sviluppata da PayPal, ovviamente, che vede ogni anno miliardi di transazioni a livello globale, ed è molto semplice, quindi ogni secondo speso da un cliente all'interno del checkout, quindi dal momento in cui il cliente sceglie il metodo di pagamento fino a quando la transazione è completata con successo, costa tantissimi punti di conversion al venditore, quindi ogni secondo extra ha un impatto negativo sulla conversion del 7%. Questa è un'enormità ed è ovviamente un punto che spesso viene sottovalutato, perché si pensa al checkout comunque al momento del pagamento a volte come qualcosa che viene alla fine, quando il cliente ormai è ingaggiato, ha deciso di comprare, e diciamo che tutto sembra quasi fatto. In realtà no, e questo ce lo dimostra anche una ricerca che facciamo e che rinnoviamo quasi annualmente, che ci dice che il pagamento e le ragioni collegate al pagamento sono assolutamente fra i principali 10 motivi di abbandono del carrello. Come vedete dal grafico alle mie spalle abbiamo sicuramente un tema di sicurezza che ormai è un requisito base, ma ci sono anche, come dicevo, tantissimi temi legati al mondo dei pagamenti,
Ad esempio il fatto che io debba registrarmi per poter effettuare il pagamento o registrarmi ulteriormente, o piuttosto anche il design della pagina di pagamento, che a volte fa percepire la pagina come poco sicura o troppo complessa. E poi l'ultimo dei 10 citato lì, la disponibilità proprio del proprio metodo di pagamento preferito. E qui vi ricordo anche quello che abbiamo visto qualche minuto fa, il fatto che in Italia dire metodo di pagamento preferito vuol dire di fatto due cose: carte di credito e PayPal, nonostante ovviamente ci siano tanti player emergenti che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio. E ancora una volta ritorniamo su poi quello che è più importante per i merchant, e quindi per voi, o se siete qui come sistema integrator o web agency per i vostri clienti. L'obiettivo è sempre convertire, l'obiettivo è sempre portare più vendite, e la scelta del metodo di pagamento è fondamentale. Far trovare il metodo di pagamento preferito è la chiave di tutto, e questo dimostra come PayPal possa ad esempio fare la differenza sulla crescita di un SMB. Quello che abbiamo rilevato, e questo è uno studio indipendente, quindi non l'abbiamo fatto in PayPal ma l'ha fatto Comscore, dimostra come PayPal converta mediamente il 60% meglio degli altri digital wallet e l'82%, quindi oltre l'80% meglio di un pool di metodi di pagamento combinati che include anche le carte di credito e metodi di pagamento più tradizionali come ad esempio il cash on delivery e bank transfer. Grazie. Un'ultima domanda. La nostra partnership globale nasce dalla volontà appunto di dare una risposta a questi due temi che tu hai ben enunciato. Nel corso della giornata avremo un workshop dedicato esclusivamente al PrestaShop Checkout, nel quale entreremo nei dettagli. Ci daresti però qualche anticipazione, diciamo 3 motivi per considerare Checkout come opzione? Sì, assolutamente. Quindi come detto da Luca, vi invito, se siete interessati ad approfondire il tema PrestaShop Checkout, a partecipare al workshop che si terrà alle 11:30 della Greenhouse, in cui insieme a PrestaShop faremo proprio vedere la soluzione, spiegheremo tutto il razionale che c'è dietro, ma cercando di risponderti in breve citeremo un requisito 0 che fa parte e ha accompagnato tutta la storia di PayPal, che è sicuramente la sicurezza. Quindi sicurezza prima di tutto, ma non me lo gioco fra i tre perché ormai è un master di genere. Esatto. Quindi i 3 che cito sono sicuramente il fatto di avere una semplice, singola integrazione direttamente dal back office di PrestaShop, che permetterà di abilitare tutti i metodi di pagamento. Come conseguenza diretta, e quindi come secondo punto, un risparmio sui costi che si declina in 2 aspetti. Innanzitutto il fatto che siamo fuori con delle tariffe sulle carte di credito che credo siano fra le migliori sul mercato, e non probabilmente anche le migliori in questo momento, che vi lascio scoprire andando sul sito dedicato a PrestaShop Checkout. La seconda, come diretta conseguenza della prima, il fatto che un'integrazione molto semplice richiede sicuramente meno manutenzione e meno lavoro, e quindi in generale un costo di progetto anche leggermente meno gravoso per il merchant. Il terzo tema, e qui entriamo un po' anche nell'aspetto più innovativo di PrestaShop Checkout, il fatto che oltre ad offrire quindi carte di credito e PayPal e a coprire di fatto quasi totalmente il fabbisogno attuale dei consumatori italiani che comprano online, PrestaShop Checkout sfrutta un altro strumento innovativo lanciato da PayPal negli ultimi 12 mesi, che è il PayPal Smart Payment Button. Lo Smart Payment Button vi permetterà veramente di ottimizzare la conversion fino all'ultima goccia, perché, vi faccio un rapido esempio, va ad offrire tutti i metodi di pagamento locali, quindi che ne so, turista olandese che si reca in un negozio di cioccolato fisico a Perugia
compra della cioccolata, vuole ricomprarla dal sito e-commerce di questo negozio qui, quando proverà a pagare comodamente dal suo divano in Olanda si ritroverà il bottone PayPal, ma anche sotto il bottone PayPal quello che è il suo metodo di pagamento preferito locale, che è Ideal. E questo cambierà automaticamente, quest'ultima parte, quindi quella dei metodi di pagamento locali, cambia automaticamente a seconda di dove si trova il consumatore. Quindi una grandissima innovazione. Quel secondo bottone, oltre ad essere un metodo di pagamento locale, è già un servizio aggiuntivo in molti mercati. Ad esempio in Italia, scusate, negli Stati Uniti, quel bottone può diventare anche PayPal Credit, che è il motore integrato di PayPal che permette di dilazionare i pagamenti. Ottimo, ti ringrazio Michele e prego di dare un applauso.